Il gay più bello d'Italia, non perché lo dico io e effettivamente è il più bello d'Italia, ma perché se l'è proprio vinto questo titolo. A noi oggi Alessandro Scalizzi, benvenuto. Ciao Cristina, grazie mille davvero per l'invito. Allora, abbiamo un po' spoilerato il perché sei il gay più bello d'Italia, perché hai vinto appunto nel 2023 il concorso Il gay più bello d'Italia. Come Già. succede che uno si iscrive a un concorso di questo tipo e poi soprattutto come si fa a vincerlo? Allora, bella domanda. Guarda, è un concorso di bellezza l'ho sempre voluto fare, però non sono mai riuscito diciamo, a mettermi dentro questo mondo perché non mi sono sentito mai all'altezza di potermi iscrivere. Ho sempre avuto il pregiudizio di dare molto anche ascolto al giudizio delle persone esterne, anziché quello mio. Quindi tutto è partito da lì. E quest'anno ho deciso cioè, l'anno scorso perché ormai dico quest'anno perché considera che il titolo resta in carica un anno, quindi mi viene da dire quest'anno, però ormai l'anno scorso, quando ho mandato l'iscrizione, l'ho fatto perché mi sono sentito pronto nell'affrontare o nel vedere Alessandro fino a che punto potesse arrivare magari al confronto con persone che non mi conoscessero, era una giuria, diciamo così. Il vincere sicuramente è stata una cosa inaspettata perché io non l'ho partecipato con l'intenzione di dover vincere il concorso. Fa piacere a chiunque potrebbe far piacere una vittoria, però l'ho fatto sinceramente per quello che ho spiegato prima. E quando è arrivato lì sul podio, mi è stato annunciato il mio nome, beh, che dirti, è stata una cosa inaspettata, un qualcosa che dici lì per lì non realizzi, senti il tuo nome e io ho pensato letteralmente ci fosse un altro Alessandro. Poi quando ho capito qualcosa non sapevo se buttarmi a terra, se strapparmi i capelli, se urlare, proprio sono stato impalato, fisso con le mani sulla testa perché realmente non sapevo che fare. Poi quando in mano realizzi capisci che è venuta questa vittoria, che ti posso dire? Sei fiero di te. Quella è la cosa sicuramente che ti fa tanto piacere. Sembra di capire che c'è stato un percorso per arrivare proprio a volerti iscrivere. Mi viene da chiederti, ma tu sei sempre stato così bello o c'è stato qualcosa in mezzo? Diciamo che possiamo raccontare la mia storia come quella del Giuttone Trocolo, no? Che allora, da piccolo sì, allora, hanno sempre colpito, dico la verità, questi occhi grandi, questi occhi profondi, questi occhi che ti danno tanto e fin da piccolo mi trasmetti, per quello che mi raccontavano la mia famiglia, comunque sia, trasmettevano tanto. Quindi diciamo che tutto parte da lì. Però poi col crescere da bambino, poi ero un bambino un pochettino in carne, poi con l'avanzargli degli anni, arrivato nell'età adolescenziale, diciamo che mi sono trovato nell'età dello sviluppo e ho perso tanti chili. E questo perdere tanti chili mi ha portato sempre dei disagi perché purtroppo non ho avuto il tempo al corpo di abituarsi e quindi, sai, la pelle magari un pochettino flaccida, oppure la pelle magari che non si era abituata e quindi c'era quel problema. Però mi sono sempre messo di impegno. Non mi sentivo brutto sostanzialmente, però realmente non mi sentivo adatto forse a determinate situazioni, quello sì. Poi il cambiamento è avvenuto perché sempre di più, anche grazie al lavoro poi che faccio, che svolgo, che mi ha permesso anche economicamente di poter permettermi determinati percorsi, diciamo che sono arrivato ad oggi a questa età sono come in buon vino, invecchiando migliora, diciamo così. E dopo il concorso, avere i riflettori addosso, oltretutto di colpo, quindi tu non sei abituato, le persone intorno a te non sono abituate. Che cosa è cambiato nel puntuale, quindi nella tua famiglia, nel tuo paese, nel tuo piccolo gruppo? E poi cosa è cambiato in realtà nel rapporto delle persone con te e anche poi nei tuoi obiettivi, chiaramente? Allora, questa diciamo, è una domanda molto ampia e potrei aprire davvero un mondo. Quando ero adolescente, allora, io ho sempre avuto questa curiosità del mio stesso sesso, però diciamo, non l'ho mai portata perché pensavo fosse un qualcosa di naturale, un qualcosa che magari con l'adolescenza, con la maturità potesse cambiare, perché poi siamo obiettivi, viviamo in un mondo che è abituato, che vive con i classici stereotipi a cui magari uno è abituato, quindi un'ipotetica idea, quando sei ragazzo la vedi come una diversità, ti può anche spaventare. Quindi magari pensi che sia una cosa che con il tempo passi. Verso
all'età di 15-16 anni mi feci fidanzato con una ragazza e con lei ho avuto una storia abbastanza lunga, che è durata quasi 7 anni. E considera che non c'era sempre questa curiosità, però non la portavo mai a fondo nello scoprire realmente cosa magari mi piacesse. Però vedevo che non passava. Vedevo che col passare degli anni, con la maturità, col crescere, non cambiava nulla. Fino a quando poi realmente non ho avuto la mia prima esperienza con un uomo e quindi da lì ho capito realmente cosa Alessandro davvero gli piacesse, come davvero è la normalità sostanzialmente, perché poi il concetto di omosessualità, così come tutti gli altri orientamenti sessuali, è normalità sostanzialmente. Da lì, quando ho capito, ho cercato di capire se comunque sia, magari non era anche questa una curiosità, era una questione di piacere proprio, di piacermi lo stesso sesso. Lì ho lavorato tanto e ho capito realmente, ho realizzato il fatto che fossi omosessuale e quindi per me andava assolutamente bene. Per quanto riguarda l'approccio anche inizialmente con la mia famiglia, è stato all'inizio un pochettino, non dico tragico, ma pesante, perché la modalità in cui io ho dovuto confessare, comunque sia dire, è stato un po' particolare, perché mi sono ritrovato a frequentarmi con un ragazzo e questo ragazzo praticamente nel momento in cui non è andata mi ha, diciamo, minacciato dicendo che l'avrebbe spoilerato lui, l'avrebbe confessato lui alla mia famiglia. E siccome sono una persona che affronta le cose, sono molto diretto, non mi piace girare attorno alle cose, e questo ha provocato in me comunque sia un senso di dovere nei confronti dei miei genitori nel doverli avvisare, perché ero io la persona direttamente interessata. Ovviamente, abituati a vedermi con una ragazza che a momenti forse si stava andando a sposare, la notizia, diciamo, è stata un pochettino così presa, un pochettino strana, perché magari non se l'aspettavano. E poi siamo sempre lì, vivendo in una società che comunque sia ci fa vivere in un tipo di tema che magari cresce su uomo-donna, quindi questa notizia magari può destabilizzare un pochetto, però io sono stato abbastanza intelligente e abbastanza bravo nel saperli abituare all'idea che suo figlio fosse normale, fosse felice. E quindi con il tempo, rendendoli partecipi di determinate cose, non di tutto quello che io andavo a fare, con il tempo hanno realizzato, hanno capito che non c'era nulla di differente rispetto a prima e quindi ad oggi il rapporto con loro è estremamente migliorato, proprio è bellissimo. Con l'ambiente esterno, diciamo con il mondo esterno, prima della vittoria del concorso, a me non è mai importato rivelarlo a tutti, perché sinceramente la vita mia privata o comunque sia il mio orientamento non cambia sul mio modo di essere, cioè non è perché io sono in un modo o in un altro modo, io ho un carattere diverso in base con chi mi relaziono. E Alessandro è questo, quindi a prescindere dal suo orientamento è sempre, si dimostra sempre la persona che è. Diciamo, non ho mai avuto l'esigenza di doverlo dire. A alcuni amici l'ho detto, oppure l'hanno capito loro stessi, e non è mai cambiato nulla. Ovviamente con la vittoria di un concorso che è prettamente, diciamo, indirizzato sul concorso omosessuale, ovviamente sei sull'occhio del ciclone. E quindi in quel caso poi l'hanno scoperto un po' tutti e ti posso dire che forse ci sono anche un po' incavolate le persone che lo sapevano, perché mi hanno detto: ma perché non me l'hai detto prima? E io poi semplicemente ho risposto dicendo che, come ho già detto prima, non sentivo l'esigenza, perché per me era una normalità, quindi non serve per forza dirlo. Con il lavoro la stessa identica cosa, non ho mai potuto dirti, cioè non ti posso dire che ho mai avuto problemi per una situazione del genere, perché non è mai cambiato nulla. Non ho mai intanto messo vita privata con il lavoro, e non li ho mai fatti incastrare. Ho sempre separato le cose, perché è giusto vivere è giusto non farsi influenzare da determinate situazioni. E quindi questo è quello che poi è successo. E le persone in generale, dico quelle che non ti conoscono e che Mm. quindi conoscono Alessandro appunto come il gay più bello d'Italia, con il ruolo, con la corona, con la fascia, come si sono rapportati a te? Faccio un lavoro che sono a contatto stretto con la clientela. I clienti si sono rapportati in maniera, anzi, forse non me l'aspettavo, molto molto serena, tranquilla, e anche di orgoglio, perché hanno visto questa vittoria come un portare avanti anche il titolo del paese in cui vivo, quindi della città, ormai città lo posso dire, in cui vivo, e quindi è stato davvero un onore
e anche ricevere dei complimenti dalle persone che non mi conoscono sostanzialmente, a parte a livello lavorativo. Le persone che invece, per quanto riguarda a livello relazionale, purtroppo mi è capitato di avere a che fare con dei ragazzi che magari si approcciassero a me soltanto perché potessero andare a magari dire in giro che hanno parlato con me, oppure che magari siano potuti arrivare ad andare a letto con me, per dirti, no? Ma più che altro perché interessati al titolo, non più alla persona. Però lì ti posso dire che non ho permesso a nessuno di loro di potermi avere, diciamo così, perché io non sono sostanzialmente di nessuno, non sono l'oggetto di nessuno. Sono riuscito a capirlo con l'esperienza, ovviamente, e a capire magari con determinate parole, con determinate frasi a cosa realmente quella persona fosse interessata. E nel momento in cui capisco che è interessata soltanto al titolo che in questo momento sto ricoprendo, l'allontano semplicemente con educazione, sempre con rispetto, perché quella è sempre la base che io metto, il rispetto verso l'altra persona, anche sui messaggi stesso. Io sono un tipo di persona che è presente sui social, è attiva e quindi a chiunque mi dedica del tempo per mandare un messaggio io porto rispetto a quel tempo che mi viene dedicato e rispondo a tutti quanti. Poi nel momento in cui vedo magari la malizia o il volere altro, lì poi giustamente con educazione magari ti dico non mi interessa oppure ti ignoro se poi sei insistente. E da qui via il concorso, cosa ha cambiato nella tua vita anche quotidiana e che nuove aspettative ti ha portato? Dove pensi, con questa tua nuova visibilità, perché chiaramente questo è, di voler fare proprio della tua vita in generale e poi professionale chiaramente. Cos'è cambiato? Allora, guarda, a livello personale sicuramente ho avuto una maggiore stima nei miei confronti, una maggiore soddisfazione e ottime consapevolezze che sono arrivate naturalmente, perché comunque passare dall'essere una persona che si è sempre criticata, non si è mai sostanzialmente amata, a passare a una persona che ha totalmente stravolto anche il carattere, nel senso che prima magari mi approcciavo alle persone in maniera sottomessa, diciamo così, ad avere una sicurezza tale da non farmi mai più mettere i piedi in faccia e quindi questo sicuramente è una grandissima soddisfazione, una grandissima vittoria personale. A livello di aspettative lavorative o comunque sia di magari esperienze, io ti dico la verità, con il lavoro che faccio ad oggi sicuramente ho avuto da 11 anni che già lavoro per questa azienda, grazie a essa mi sono permesso di poter fare tantissime cose. E nella vita però arriva un momento in cui magari sei, non dico saturo, però sei stanco di poter fare la solita routine, le solite cose, quindi ti viene quella voglia di poter cambiare, di poter fare un upgrade se possibile, oppure di poter magari proprio cambiare strada. Quindi se la vita penso che mi ha messo davanti questa vittoria, sicuramente ci saranno dei perché, man mano li sto capendo. Se poi potesse succedere una svolta a livello professionale, quello che ben venga. Resto sempre con i piedi per terra perché è giusto farlo, mai lasciare una cosa perché è soltanto presi dall'onda. Io sono una persona molto pazza, cioè non ci pensa tanto alle cose, molto le affronta così, in maniera proprio diretta, però determinate cose è giusto farle, soprattutto quando magari hai degli impegni anche finanziari e quindi devi pensarci bene nel poter fare determinate cose. Però mi aspetto sicuramente che con le interviste che faccio, con il mio mettergli la faccia su tante cose e soprattutto far capire alla gente il vero messaggio su determinate situazioni, sulla comunità LGBT. Spero di poter magari arrivare dove è giusto arrivare e poter cercare di colpire e di cambiare questo aspetto. Poi hai talmente un bel modo di porti, di parlare, di rapportarti con le persone che secondo me in generale per tutto quello che è comunicazione sei veramente, veramente adatto. Per quello che riguarda invece, mi dicevi prima la tua famiglia, ricordiamo che tu sei siciliano e l'Italia, come dico sempre, è fatta di tante Italie. In Sicilia, come è stato fare questo tipo di non solo di concorso, ma di esposizione proprio del tuo modo di essere, della tua sessualità, appunto in una regione che fa parte di un'Italia tecnicamente meno aperta su certi Sì, argomenti, perché questo è molto meno aperta, purtroppo ad fatto, oggi. si divide un po' in città e in provincia. Poi magari, ecco, chiedo a te, in città grandi come Palermo la situazione è un attimino più morbida,
nell'uscire da una città grande anche in Sicilia, un po' meno. Ecco, volevo capire un attimino oggi com'è la situazione. Allora, io ti dico la verità, non ho mai vissuto come un pregiudizio o in generale la situazione l'ho vissuta così, perché non, per fortuna posso dirti non mi è mai capitato di ritrovarmi in situazioni spiacevoli nei confronti magari di qualche altra persona, forse per il mio essere, come ti dicevo prima, molto riservato, molto sulle mie, non dare mai modo alla gente di poter parlare del mio orientamento, perché poi di me tanta gente ne parla. Poi sempre dico nel bene e nel male, l'importante è che se ne parli, quello sicuramente. Però diciamo che per quanto riguarda l'orientamento non ho mai avuto questa cosa di poter mai poter dare modo a qualcuno di poter dire qualcosa, anche perché per esempio a livello sentimentale con un ragazzo io anche di me, di mio, non perché io sia, anche quando magari ero fidanzato con una ragazza, non mi piace per carattere mio magari ostentare la cosa e magari per strada, sai, baciare, fare e dire, non sono fatto così, quindi magari forse anche per questo ho avuto la fortuna di non poter mettermi in situazioni particolari che purtroppo sappiamo che succedono. Però ti posso dire che forse essendo in Alto Italia, essendo che magari io non credo che, sì, l'Italia è divisa, però io non credo che ci siano diverse mentalità, nel senso, sicuramente la mentalità del sud è quella più, non voglio esagerare nel dire chiusa, perché? Perché su determinati aspetti, io anche viaggiando molto, viaggiando spesso via anche del concorso per l'ospitale e quant'altro, per quanto riguarda il livello caloroso, il livello di integrazione e di affetto, sicuramente noi del Sud abbiamo un valore in più. Non che il Nord non lo abbia, però ho notato proprio la detta differenza di mentalità, non di altro. Quindi magari lì a Milano, così come su Roma, così come le grandi città del Nord, magari forse perché lo scambio interculturale di tante persone, o comunque sia avere a che fare con varie etnie che comunque sia entrano nel nostro paese, magari lì, essendo più accentuata la cosa, magari può scaturire in una mentalità più aperta. Forse in Sicilia, o comunque sia al sud, non essendoci questa possibilità, perché poi purtroppo su varie situazioni noi delle isole siamo molto limitati a livello di trasporti, comunque sia, non c'è l'organizzazione che c'è al nord, e quindi magari queste situazioni possono creare dei malcontenti o comunque sia possono far creare degli stereotipi, però io posso dire che questa differenza non l'ho notata tanto, ti dico la verità. C'è, come c'è al nord, c'è al sud. A parer mio, secondo me è uguale, non c'è proprio un qualcosa di diverso. Sicuramente magari possiamo sentire di più casi che succedono al sud rispetto che al nord, però è anche vero che ormai viviamo in un mondo dove nulla togliere a chi fa questo mestiere, giusto? Però il giornalismo ormai, secondo me, c'è la televisione, non più il giornalismo. La televisione ormai è come se ti facesse accanire, o non accanire, ti facesse, eh, magari ti prendesse di mira una determinata cosa e accentuasse quella situazione. Per esempio, se magari succede un episodio di omofobia al sud, magari si concentrano molto su quell'episodio, quando può darsi che il giorno prima magari era successo anche al nord. Quindi magari all'occhio della gente, all'occhio di chi vede o chi sente la notizia, magari può arrivare a pensare che al sud sia una mentalità più chiusa. Però io personalmente non mi sento di poter dire questo. Secondo me, come l'omofobia o l'omotransfobia esiste in tutta Italia, così come la violenza delle donne esiste in tutta Italia, così come la violenza sugli animali esiste in tutta Italia. Purtroppo viviamo in un mondo che non c'è più rispetto. Io penso che ad oggi la soluzione migliore sarebbe un aumentare un'educazione scolastica per far sì di far crescere le generazioni future in maniera molto più equa. Equa sia con lo stesso nostro paese, quindi nord-sud, sia con altre etnie, così come le altre religioni, così come gli altri orientamenti soprattutto. E così come sul rispetto verso ogni parte vivente di questo pianeta, perché forse quello che tante persone non stanno capendo è che stiamo davvero portando all'osso ogni risorsa del nostro pianeta e quindi se continuiamo, penso così, anzi andrà sempre peggio. Quindi secondo me
si deve arrivare a un punto di stop, in un punto dove bisogna incominciare a ripartire migliorando determinate situazioni. E da dove, se non dall'infanzia, dai bambini che sono il nostro futuro, o anche sono, come si dice, la bocca della verità. Io dico sempre, se noi mamme ci mettessimo d'accordo, in una generazione cambieremmo il mondo. Sì, Quindi ecco, un pochino anche di responsabilità, non soltanto delle mamme, chiaro, sì, ma di ognuno di noi di essere un pochino al germe di un cambiamento positivo, perché alla fine siamo tutte persone, quindi è inutile sì, aggiungere un'etichetta di alto, di basso, di dritto, di storto a quello che è una persona, appunto. Se partiamo esatto. da questo punto di vista, secondo me, ecco, è il punto di vista più pulito, più limpido, più bello, e anche noi stessi viviamo meno in tensione con chi abbiamo Sì. intorno. Sì, Ecco. tra l'altro proprio hai preso il termine giusto etichetta e mi hai fatto ricordare una cosa che molte persone hanno definito questo mio concorso come un etichettarmi, quindi no, facendo il gay più bello, ex Mister Gay d'Italia, io mi sono etichettato come appunto il gay omosessuale. Guarda, io non mi sento di avere un'etichetta perché semplicemente è un concorso che ti riconosce un titolo che sicuramente può farti piacere, ma non mi sento etichettato perché io ad oggi mi sento anzi di avere un ruolo fondamentale nel poter essere d'esempio a tanti ragazzi, ragazze che non riescono ad accettarsi, che non riescono a portare a vivere in maniera serena e tranquilla il loro orientamento, la loro omosessualità. Così come vorrei essere d'esempio anche a molti eterosessuali che non riescono proprio ad amarsi, ad accettarsi per un qualsiasi problema e quindi magari potessero prendere un esempio come me che da un percorso, perché ovviamente non è stato tutto facile, perché ho detto ho fatto un percorso personale di 2 anni, per fortuna ci sono riuscito da solo, ma a tutte le persone che non riescono consiglio vivamente di poter andare da un dottore, da uno psicologo, da uno psichiatra, comunque sia che studia per poter aiutare le persone che non riescono. E quindi da questo ti posso dire che non mi sento etichettato. Mi sento una persona che vuole portare in questo anno, o così anche in futuro, però magari in questo anno, perché lo ripetiamo, sono nell'occhio del ciclone, vuole dare un esempio, vuole dare un aiuto a tutte quelle persone che magari aiuto non hanno. E quindi posso rispondere anche a questo e ripeto che non mi sento etichettato a nulla. Sì, Ultimamente parlavo con una persona, io sono molto aperta di idee, lo sono sempre stata, di modi, di tutto, e ha sollevato il sopracciglio e mi ha detto: io sono etero e non voglio essere giudicato per questa cosa. E la cosa mi ha fatto veramente sorridere, piacere e tenerezza di come vedi che siamo tutte persone, e sì. quindi ecco, una persona che ha un orientamento sessuale appunto etero e ti dice: guarda che io per questa cosa non voglio essere giudicata, e mi ha Ti fa fatto, sorridere. cioè l'ho trovato proprio carina come cosa. Sì, sì, ma perché sostanzialmente è la verità, cioè nel senso, perché forse è più, si vive troppo di pregiudizio nei confronti di una persona che a parer loro è diversa, ma io non mi sento diverso, cioè io mi sento un essere umano così come lo sei tu, così come lo è il mondo intero, mi sento una persona che ha dei gusti differenti magari dalle persone che possono criticare e cioè, io non tolgo nulla a nessuno, cioè non è che faccio del male a qualcuno, oppure assolutamente no. Quindi per questo ti dico, non mi sento etichettato, non mi sento fossilizzato, oppure mi sono dato una zappa sui piedi perché ho fatto questo concorso rispetto che so Mister Italia. No, perché non cambia nulla. Cioè, in quel caso sarei stato Mister Italia, ok. Poi, cioè, cosa cambia? Perché c'è una dicitura da Mr. Gay Italia? Cioè, non cambia nulla, sono sempre la stessa persona che avrebbe vinto quello così come avrebbe vinto l'altro. L'amore per te, intanto si può chiedere se sei single, se sei fidanzato, ci facciamo un pochetto così, un po' da Il gossip. parolieri, il gossip dei fatti tuoi, perché cioè, secondo me c'è gente a cui interessa sta cosa e quindi va data questa notizia, porta pazienza. No, e poi seriamente l'amore per te. Allora, no, sono felicemente single, diciamo così. No, dico felicemente semplicemente perché
Ho un pensiero sull'amore molto molto particolare, nel senso che io vado avanti con i valori che mi ha dato la mia famiglia e sulle cose che sono stato abituato a vedere, sull'amore dei miei genitori, sull'amore dei miei nonni, quegli amori che durano una vita, quegli amori che si scelgono e che davanti a ostacoli e intemperie, comunque sia a difficoltà economiche e non, vanno avanti con l'amore che li lega. Quindi io poi vivo su questa speranza che arrivi questo amore, questo colpo di fulmine, questo chiamamolo come vuoi, che ti possa magari cambiare la vita. Sicuramente non è più ad oggi fattibile il discorso subito, perché magari prima si sa com'era, si conosceva, c'era questa infatuazione, c'era la classica fuitina, come la chiamiamo noi in Sicilia, e quindi da lì poi si partiva tutto il percorso di vita. Ad oggi questo sicuramente non è possibile per varie motivazioni, perché ormai, ritornando al discorso del mondo in cui viviamo, ritornando al discorso che ormai ci sono molti pregiudizi, ormai si ha anche tanta paura nell'essere umano, e quindi questa paura ti fa scaturire ovviamente la cosa di non volerti legare, perché appena magari senti qualcosa in più, hai paura e quindi vuoi scappare. Quindi uno non sa mai come comportarsi, se vuole fare una cosa in più, se vuole fare una cosa in meno. Io, per esempio, sono un ragazzo che mi piace corteggiare. Corteggiare per me significa che se io ti penso, te lo dico, se io penso una canzone, te la posso dedicare, se io guardo un tramonto e penso a te, te lo dico, ma non significa essere innamorati, significa semplicemente dimostrarti il mio interesse nei tuoi confronti. Semplice. Però purtroppo questo ad oggi viene visto come un innamoramento, come tu sei preso, tu sei di così, tu sei così. Diventi anche la parte vulnerabile del meccanismo, pensano che tu in quel momento, perché sei preso, ti si possa, tra virgolette, dire fare qualunque cosa perché tanto sei preso, cioè si instaurano un Sì. pochino dei meccanismi non fluidi. Esatto, ma poi sostanzialmente senza conoscerti, quindi io personalmente come posso dire di essere innamorato di una persona che non conosco? Come posso dire di essere preso da una persona che ancora realmente non mi ha dimostrato nulla di lui? Cioè, non so i gusti, non so neanche se forse possiamo essere affini, quindi sono due cose che secondo me le persone dovrebbero capire, però purtroppo c'è questa situazione che abbiamo detto. Quindi anche per questo ti dico felicemente, perché purtroppo, siccome tante persone di questa situazione magari poi, non dico se ne approfittano, però credono di potermi mettere i piedi in faccia o pensare di spegnermi, ed oggi non ci riescono. Quindi dico, ma nella vita io ho imparato ad avere un'ottima consapevolezza e a camminare a testa alta, questo lo dirò sempre, avere la coscienza pulita soprattutto, perché io quando c'è una cosa che a me non sta bene la dico. eh, Ho un carattere particolare, ho un carattere forte e sicuramente sono una persona che per me o è bianco o nero, di mezzo non ne conosce, anche per via del mio segno, sono leone, quindi capisci che sono abbastanza tosto, però ti posso dire che i compromessi li conosco, ma i compromessi devono esserci nel momento in cui vedo la persona interessata davvero a capire il mio tipo di carattere. Quando vedo una persona che magari è la prima cosa che io posso avere, scappa o mi punta il dito o soprattutto mi critica, lì purtroppo io poi perdo proprio l'interesse. Quindi questo sono single e questo è l'aspetto dell'amore. Insomma, ti ho racchiuso un po' tutto. Abbiamo conosciuto Alessandro un attimino meglio, ma se volete vedere cosa sta combinando e cosa combinerà, nel commento fissato in alto qui sotto c'è il suo Instagram, andate, seguitelo, scrivetegli, mettetegli un sacco di cuoricini perché lui, avete visto, è carinissimo. E come ultima accogliente domanda, che cos'è per te la bellezza? Non solo quella fisica, intendo dire proprio la bellezza come concetto. Come te lo spiego? La bellezza sicuramente è un qualcosa che non appena tu raggiungi, parlo della bellezza interiore e la consapevolezza di essere una persona bella interiore, sicuramente non appena la raggiungi ti puoi sentire vittorioso, vittorioso in tutto, perché è uno dei motti che dirò sempre, chi si ama vince su tutto, ed è la verità. Credimi Cristina, io con il percorso che ho detto prima, con quello che sono riuscito ad arrivare ad ottenere tramite questa mia vittoria, io ti posso dire che tutto è partito da dentro, tutto è partito da ciò che davvero ho creduto dentro di me. E ti posso dire anche che la giuria che mi ha giudicato al concorso non è diciamo, ho colpito che magari
anche sicuramente penso per la bellezza esteriore, però la prima risposta alla domanda mia, cosa vi ha colpito, è stata, è arrivata la tua bellezza interiore. È arrivata i tuoi occhi hanno trasmesso l'umiltà, la felicità, il sorriso che hai. Quindi per me è questo, per me la bellezza è quando tu ti circondi di persone positive, di persone che ti accolgono per ciò che sei e che ti captano senza anche forse che tu apri bocca. Ti basta uno sguardo, ti basta un sorriso che arriva. Il trasmettere, per me, essere belli è trasmettere serenità, è trasmettere positività, è trasmettere quella gioia di voler passare del tempo anche insieme a te. Ecco, questo è quello che posso dirti della bellezza. Poi per quanto riguarda quella esteriore, che ti posso dire, la bellezza esteriore va coltivata, perché ovviamente l'età avanza. E io ad oggi, se magari mi trovo in queste condizioni, è perché ovviamente mi prendo molta cura di me stesso, nel senso a me piace tantissimo, ti parlo dalla skincare, dall'andare in palestra, dal tenermi in forma, senza avere magari obiettivi prefissati, perché io non sono fissato, a me piace mangiare, quindi non parliamo di alimentazione, quello e quell'altro, no. Ovviamente pian piano è che passavo da una crema o dalla crema idratante che ora sto passando alla crema quella 35 e più, poi passeremo alla 40, capisci? Cioè, quindi l'età avanza, però l'importante è sentirsi belli dentro, poi tutto il resto, l'età è un numero, non conta. Un sorriso e uno sguardo luminoso rendono chiunque bello, ma bello veramente. Tu che sei il più bello d'Italia, cioè se me Grazie, lo confermi tu basta, allora siamo a posto. È vero che tutti siamo veramente, veramente belli per la luce che sì, abbiamo dentro, punto. esatto. E chi fa battute cretine nei commenti, poi lo sculaccio, va bene? Ricordi la cosa che ho detto prima, però, nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli sempre, perché vuoi non vuoi, una persona che anche ti critica, beh, sta parlando di te, quindi, come dico io, se mi concedi, magari metti il bip e sti cazzi, sempre, tutta la vita. Ti adoro. Allora, spero che sia piaciuto veramente a tutti conoscerti. Io ti Grazie, ho chiesto di intervistarti proprio a istinto perché, non lo so, dalle tue foto, cioè c'era questa, non lo so, questa verità che comunque io credo che traspaia. Dicono tanti i social sono tutti finti, secondo me non è vero. Non è vero nel senso che anche lì uno può fare la parte fino a un certo punto, però poi anche sostenere la parte diventa faticoso. E tu esatto. da subito mi hai colpito, ci siamo sentiti per metterci d'accordo per l'intervista e ancora in più oggi ho scoperto insieme a voi veramente un ragazzo splendido, quindi grazie, grazie di cuore per essere Grazie stato. a te, grazie davvero e grazie soprattutto a tutti per il sostegno e per la voglia davvero di credere in me e di capirmi, perché questa è la cosa proprio fondamentale. Quindi vi mando un bacio e grazie davvero a tutti. E io un bacio a te dalla Lombardia alla Sicilia con tutto il cuore. Grazie.